Ciao a tutti, Buongiorno. lei è Flavia del canale YouTube La Viaggiatrice dei Poveri. Piacere di conoscervi ragazzi. E siamo qui a Fassa Marina. Se volete venire siete benvenuti. Sì. E niente, parleremo un po' in generale del viaggiare da sole. Lei è un'esperta del couchsurfing, quindi poi alla fine parleremo anche del couchsurfing, che è un argomento che mi piace un sacco e spero prima possibile di provarlo. Innanzitutto presentati, cosa fai nel tuo canale, nella tua pagina Instagram anche. Ok, allora mi chiamo Flavia, alias la viaggiatrice dei poveri, ho 28 anni, sono una part-time traveler, nel senso che quando non lavoro c'è un viaggio e prendo le offerte e detta molto così. Sì, come anticipava Veronica, ho aperto da poco questo canale YouTube che si chiama La Viaggiatrice dei Poveri. Perché La Viaggiatrice dei Poveri? Perché cerco di trovare dei modi di viaggiare che non sono costosi, nel senso molti pensano che viaggiare sia un comfort, che è un lusso che pochi possono permettersi, ma in realtà non è così, nel senso che se sai un po' adeguarti alle esigenze dei posti, insomma adattarti, e veramente spendendo poco riesci ad andare, non dico ovunque, ma quasi. Quindi il mio canale proprio si incentra su questo, sui metodi economici che utilizzo io mentre viaggio. Benissimo, e come hai iniziato appunto a viaggiare così e magari in quali circostanze? Ok, allora il mio primo viaggio da sola risiede nel 2015, quindi 3 anni fa ho cominciato a viaggiare da sola e beh, in realtà è stato per caso perché cercavo amici per accompagnarmi, ma ovviamente come sempre. tutte le vignette che vedete su Facebook, Instagram, andiamo insieme e poi sei tu solo con la zaino in mano. Insomma, ogni volta che proponevo un viaggio succedeva questo. Allora ho detto, ma sai che c'è? Prendo e parto da sola. E quindi diciamo che questo è stato il mio primo mini viaggio. Poi da lì piano piano, con le ferie del lavoro in un periodo che magari dove gli altri non ci sono, o il placement, perché sono stata anche fuori a lavorare. E piano piano alla fine sono diventata una viaggiatrice solitaria Seriale. Bellissimo. E ho potuto approfittare anche del fatto che sono sola per couchsurfing, che lo devo ammettere, innanzitutto perché sono più libera, ma poi quando si viaggia da soli io l'ho notato rispetto a quei rari viaggi che faccio con i miei amici. Quando sei con un amico, un'amica o sei in gruppo ci si chiude. Vero, Si è chiude vero. e quindi non si è propensi a conoscere una persona esterna. Perché appunto un aspetto bello di couchsurfing è proprio questo, cioè conoscere le persone locali. Io ho iniziato a fare couchsurfing per necessità. Mi detto come tutti quanti, soprattutto 3 anni fa, e mi ero appena laureata. Erano i primi armi con il lavoro, quindi insomma i primi stipendi che non erano neanche chissà che quanto alti, avevo bisogno di un metodo più economico per viaggiare. Come l'hai scoperto? In realtà l'ho scoperto grazie a un mio amico per un esame all'università. Bellissimo. Sì, praticamente ti spiego meglio. Mentre ero all'università io ho studiato comunicazione d'impresa e c'era questo esame che doveva trattare dell'utilità dei siti internet, nel senso che andavi su questo sito internet e utilizzavi quanto era utile, cioè nel senso se riuscivi a navigarci all'interno. Quindi eravamo a gruppo, dovevamo decidere quale sito utilizzare e il mio amico diceva perché non utilizziamo couchsurfing? Io mi chiedo che cos'è? L'ho fatto durante l'Erasmus in Spagna, eravamo in 2, poi ci hanno ospitato in 5, tutti da barato. Ho detto, ah, figo questa cosa, quindi poi di conseguenza mi sono andata a documentare
e da lì l'ho iniziato a praticare. Non subitissimo, è passato un po' di tempo e quando si è presentata l'opportunità ho detto però c'è questa piattaforma, perché non utilizzarla? Tra l'altro la mia prima esperienza con surfing è stata in Sicilia, a Palermo, ragazzi. Bellissimo. A Palermo, che ora Palermo come Napoli sono le città che insomma esatto, ma in realtà esatto, sono ospitali, sai, il maschio latino quindi c'ho avuto questo ragazzo che era super premuroso nei miei confronti da quando mi disposi all'annuncio e non capivo se ci stesse provando o veramente era perché appunto era ospitale come caratteristica di molti ragazzi siciliani. C'è un'ape che ci vuole le api a novembre, ragazzi, sono a Fossa Cesia Marina alla bussola. E quindi sì, all'inizio non capivo, infatti all'inizio mi ero tirata indietro, però poi niente, no, poi alla fine si è fatto conoscere. Sì, questo dovremmo aprirci un'altra storia a parte. Sì, ma infatti secondo me poi sarebbe bello proprio fare un video proprio a parte solo sul coach surfing e basta. Ok. Così possiamo spaziare di più pure. Ti chiedono di dove sei e tu rispondi sei un'italiana. Questa cioè proprio gli si illuminano gli occhi a cuoricino e quindi sì, ti chiedono o di portare qualcosa dal tuo paese oppure di cucinare per loro e a me è capitato spessissimo di cucinare la carbonara, Montepulciano d'Abruzzo, perché quando ti iscrivi al coach surfing devi compilare il tuo profilo, no? Sì. E là ho scritto cosa offri, cioè io vorrei cucinare perché a me piace un sacco cucinare e quindi cioè io di solito pure in Erasmus ho sempre cucinato la lasagna tipo per tutti, mi mettevo là la sera alle 10, ho fatto 3-4 lasagne alla volta e dopo la mattina dopo lo portavo a tutti e loro lo riscaldavano, lo mangiavano, grazie. E infatti una ragazza cinese, cioè tipo era contenta al settimo cielo e il giorno dopo, il giorno dopo, vabbè, una sera mi ha fatto una cena cinese. Ha cucinato lei e quindi è bellissimo. Surfing, a proposito di compagni di viaggio, raduna diversi compagni di viaggio solitari. A volte capita che il tuo padrone di casa magari sta lavorando, non c'è, quindi non ti può, tra virgolette, portare in giro e quindi vabbè, o ti visiti la città da sola, capita spesso, oppure puoi applicare l'hangout o partecipare ad eventi. Ci sono degli eventi stessi che spesso organizzano attraverso il couchsurfing come i tour walk della città o eventi serali e a me è capitato in diversi posti di farlo, quindi ho conosciuto sia gente che mi ha ospitato che gente con la quale uscivo e il couchsurfing non è un unico sito dove raduna compagni di viaggio. Ok, parlando dell'hangout, la funzione del couchsurfing, io ho trovato una ragazza non so se era di Fossa Cesia appunto, o comunque ci siamo iniziati a scrivere su Instagram insieme. Io l'ho messa per Pescara, nessuno mi ha calcolato. No, è possibile a Pescara? Ti giuro, cioè io volevo, ma era un venerdì sera, mi sono messa disponibile, quello ti chiede, sei disponibile per cosa? Per uscire questa sera per Pescara? Poi non mi ha risposto nessuno. No. Purtroppo l'Abruzzo è ancora una realtà piccola, dobbiamo farla crescere. Quindi per concludere, cosa consigli a chi vuole intraprendere questa diciamo avventura del viaggiare da sola, chi magari è inesperta, non sa cosa fare per iniziare? Allora, io quello che posso consigliare è di buttarsi, cioè molte volte si ha paura, soprattutto perché noi italiani siamo abituati a viaggiare insieme per coppia, però non significa perché lo fanno tutti dobbiamo farlo anche noi, nel senso, quindi se volete andare in un posto e non trovate nessuno che vi accompagna, andateci, non dovete pensare a nulla, non dovete pensare a niente perché sennò siete fregati. Non ci andate, cioè se no non ci andate. Sì, poi esatto, poi non vi dico magari fare couchsurfing o fare couchsurfing, decidete voi, magari all'inizio anche insomma.
bello, poi Uno bello. ostello. Uno ostello, Uno se ostello. volete viaggiare cheap come faccio io, ma comunque no, il consiglio che vi posso dare è buttatevi, andate perché è un posto come un altro, quindi se andate con le giuste precauzioni, con la giusta attenzione che avete quando siete anche in giro nei posti vicino casa, cioè, non vi succede nulla, non vi rapisce nessuno, vive, insomma. Proprio il viaggio in solitaria rispetto a un viaggio di gruppo in compagnia forma tanto perché sei solo tu e il viaggio, quindi devi innanzitutto organizzarti tutto, sei padrone di te stessa e questa è la parte più bella perché assapori la libertà, cioè sei libera, responsabile allo stesso tempo, quindi magari all'inizio può essere un po' difficile, ma poi quando ritorni a casa e dici cavolo ce l'ho fatta, fidati che è una bellissima, proverai una bellissima sensazione, quindi buttatevi, davvero non lasciatevi intimorire, è un'esperienza fantastica da provare almeno una volta nella vita. Cioè, chi ci si trova male, dice no io non riesco, mi sento da solo, che magari si riesce a conoscere gente del posto. Poi comunque Siamo potete tutti anche uguali, iniziare dall'Italia, appunto Palermo come hai fatto tu. Sì, vabbè, è stato un caso, No, magari in Italia è più, cioè No. si sarà lì. E quindi No. se vi è piaciuto questo video, appunto iscrivetevi al mio canale e soprattutto al canale di Flavia, la viaggiatrice dei poveri, e alla sua pagina Instagram. Vi lascio i link, tutti i link in descrizione. E iscrivetevi anche al canale di Veronica. E commentate. Se avete delle domande da farmi, più nello specifico sul viaggio in Sì. solitaria o sul couchsurfing, vi rispondo volentieri. Se avete qualche richiesta di qualche altro video, noi accettiamo volentieri. Esattamente, siamo a vostra completa disposizione ragazzi. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.